Mi dispiace perturbare, ma ti garantisco solo per un attimo il tuo buon umore perché ho una piccola brutta notizia da darti. Di che cosa si tratta? Quest'estate un'azienda specializzata in sicurezza ha individuato un nuovo malware, per la precisione un ransomware in grado di crittografare tutti quanti i nostri dati e chiedere un riscatto per poterceli restituire. E fino a qua, probabilmente esattamente come ho fatto io, alzerai gli occhi al cielo e penserai che si tratta tutto sommato di un film già visto. Ma questa volta purtroppo la cosa è diversa, perché a quanto pare questi cybercriminali hanno ideato un pungolo molto particolare nei confronti delle loro vittime, capace sicuramente di fargli passare un brutto quarto d'ora, ma per certi versi per un periodo di tempo di rovinargli veramente la vita. Naturalmente nel video di oggi andremo a vedere sicuramente di che cosa si tratta, ma anche e soprattutto come possiamo proteggerci. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Ebbene sì, a quanto pare quest'anno Halloween rischia di arrivare in anticipo per qualcuno, con scherzi sicuramente di cattivo gusto che purtroppo arrivano anche a perturbarci il sonno, in senso letterale, come vedremo. Ma prima di continuare ed entrare nel dettaglio, dobbiamo come sempre compiere il nostro rituale apotropaico per tenere a bada le divinità del tubo. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Probabilmente nel video di oggi il disclaimer era un pochino eccessivo, ma ormai è diventato una tradizione del canale e grazie ai nostri amici del tubo ce lo cucchiamo tutte le volte. Ma veniamo a noi e soprattutto al problema del giorno, che è questo qui, che quest'oggi ti ho evidenziato addirittura in rosso. Andiamo a leggere che cosa ci dice Tom's Hardware. Un nuovo ransomware bombarda di telefonate fino a quando non si paga il riscatto. Ma sarà vero? Scopriamolo insieme. Quello che leggiamo nell'articolo è che il metodo utilizzato da Volcano Demon, che è il nome di questo gruppo hacker, è piuttosto diretto. Prima penetra nella rete del bersaglio, ne mappa tutta quanta la struttura e successivamente sottrae, ruba quanti più file sensibili possibile. Ma attenzione, perché per file sensibili non si intendono solamente i tuoi documenti, i tuoi file Excel, le tue immagini, le tue foto, i tuoi filmati, i tuoi audio e così via, ma anche e soprattutto tutti quei file che contengono delle informazioni sensibili e personali, come ad esempio i file che contengono le tue password, le tue credenziali bancarie e anche, laddove non soprattutto, tutte le tue informazioni personali. Successivamente procede con il blocco dei file e dei sistemi richiedendo un pagamento in criptovaluta in cambio della chiave di decrittazione, ma soprattutto per evitare che tutti quanti questi file sensibili di cui abbiamo appena parlato vengano pubblicati in rete o peggio ancora venduti. LucaLocker aggiunge l'estensione NBA ai file che crittografa e funziona sia su dispositivi Windows che su dispositivi Linux. Quindi, indipendentemente dal sistema che utilizzi, questo malware è in grado di colpirti, ma soprattutto di prendere i tuoi file e farli diventare come questi qui che ti sto mostrando, che non saranno più apribili o leggibili in alcun modo fino a quando non verranno decrittati. Purtroppo questo malware è in grado di disabilitare i processi associati ai più comuni antivirus, ma non basta. La parte peggiore arriva qui, perché nonostante queste tattiche siano simili a quelle di tanti altri ransomware, questo si distingue per il fatto di non disporre di un sito dedicato alla pubblicazione dei dati sottratti, che vengono invece venduti e tra un attimo vedremo anche a chi. Questo gruppo hacker inoltre opta per un metodo decisamente più tradizionale, come lo definisce Tom's Hardware, per contattare le vittime dei suoi attacchi. Il suo modus operandi infatti è quello di telefonargli ripetutamente per negoziare il pagamento di questo riscatto. Le chiamate provengono da numeri con ID chiamante non identificato, ma anche da numeri di cellulare normalissimi che in realtà non appartengono a nessuno e, nei casi più eclatanti, assumono anche dei toni decisamente minacciosi. Insomma, le povere vittime di questi malware vengono contattate ad ogni ora del giorno e della notte
con telefonate ripetute, con toni a volte anche minacciosi che gli impongono questo pagamento. Anche altre riviste di settore si sono interessate all'argomento, ma sviluppandolo in maniera sostanzialmente analoga e sovrapponibile. Ti porto qui l'esempio di Punto Informatico, ma ti metterò nella descrizione di questo video anche i riferimenti agli altri articoli qualora tu voglia approfondirne la lettura. Ma quello che ci interessa particolarmente è che tutti quanti ribadiscono questo concetto, ovvero che se non viene pagato il riscatto, i dati personali verranno venduti sul dark web. E a questo punto voglio tornare sull'importanza della tutela dei dati personali. Sicuramente sono importanti i nostri documenti, sicuramente sono importanti le nostre credenziali bancarie, le nostre password, i nostri account e quant'altro, ma anche una cosa importante da non sottovalutare sono ad esempio le immagini personali che possono essere anche dei nostri figli o dei nostri nipotini, che sapere vendute sul dark web a me personalmente fa arrabbiare non poco. Ma adesso veniamo finalmente alla parte positiva, ovvero come possiamo proteggerci da questo malware, ma anche e soprattutto come possiamo proteggere efficacemente la nostra privacy online. Facciamo riferimento al sito di Enigmasoft, che tratta naturalmente di LucaLocker, che in realtà ci dà delle raccomandazioni che abbiamo già visto tante volte in tanti altri video precedenti, come ad esempio tenere aggiornate le nostre applicazioni, il nostro antivirus sicuramente e il nostro sistema operativo, utilizzare password complesse ed univoche, ma soprattutto non smetterò mai di ribadire l'importanza dell'uso delle passkey, di fare dei backup regolari di tutti quanti i nostri dati, di fare attenzione ai link che apriamo nelle email, di disabilitare le macro nei documenti di Office, di rimanere sempre informati, come stiamo facendo in questo momento, sulle ultime minacce e su come affrontarle, e naturalmente di utilizzare un firewall, ma c'è di più. A tutti noi sicuramente sarà capitato ben più di una volta di doverci registrare per usufruire di un prodotto oppure di un servizio. I moduli di registrazione sono simili a questo qui, che ho preso assolutamente a caso e che contengono un'infinità in realtà di dati personali, come in questo caso nome, cognome, email, password, indirizzo, città, telefono, codice fiscale e addirittura la partita IVA. Ma ti sei mai chiesto che fine fanno tutti quanti questi dati? Ebbene, non è infrequente che i siti vendano i dati con cui ci siamo registrati ad un data broker o broker di dati. Ce ne parla Wikipedia, ma lo leggiamo nella versione italiana. Ci informa infatti che un broker di dati è un individuo oppure un'azienda specializzata nella raccolta di dati personali come reddito, etnia, convinzioni politiche, eccetera, eccetera, o dati su più persone, per lo più da registri pubblici, ma a volte di provenienza privata, e nella vendita o concessione in licenza di queste informazioni a terze parti per una varietà di usi, capisci a me. Alcuni broker di dati segnalano di avere un gran numero di dati sulla popolazione o attributi di dati. Axiom, ad esempio, afferma di avere la bellezza di 2,5 miliardi di dati personali di diverse persone. È logico che i primi clienti di questi data broker saranno tutte quelle compagnie variegate e di vario genere che ci bombardano letteralmente dalla mattina alla sera di telefonate spam noiosissime per proporci i più disparati contratti, ma questo nel migliore dei casi, perché nulla vieta che un cliente di un data broker possa essere un malintenzionato sotto mentite spoglie che si appropria dei nostri dati personali e ne fa un utilizzo molto più pericoloso ai nostri danni, come abbiamo appena visto. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: che strumenti abbiamo noi per proteggerci da questa minaccia online e soprattutto per tutelare in maniera efficace la nostra privacy? Ebbene, io una soluzione l'ho trovata, si chiama Incogni, e adesso ti mostro di che cosa si tratta. Quando i nostri dati finiscono nelle mani di un data broker possiamo utilizzare Incogni. Incogni è uno strumento che va a trovare tutti quanti i data broker in possesso dei nostri dati, li geolocalizza nelle varie parti del mondo, li contatta ad uno e li costringe a cancellare i nostri dati. In questo modo ne torniamo sicuramente in possesso e possiamo finalmente tenerli al sicuro.
Per mezzo della dashboard potrai seguire in tempo reale il lavoro che Incogni sta facendo per te e se vorrai delle informazioni più dettagliate potrai vedere singolarmente i nomi di tutti quanti i data broker in possesso dei tuoi dati e a che punto si trova la procedura di cancellazione. Sai bene che quando posso ti propongo dei software gratuiti, Incogni non lo è. Tuttavia, a titolo personale, quando sono usciti proprio gli articoli che parlavano del malware che abbiamo visto nel video di oggi, ho voluto provare il piano annuale di Incogni. Devo dire che ci ha impiegato un pochettino di tempo a diventare efficace, ma dopo un mesetto le chiamate di spam sono letteralmente sparite. Adesso posso dire con fierezza che sono circa 3 mesi che non ricevo l'ombra della telefonata di spam. Fatta questa prova ho pensato di contattarli, di dire che avevo un piccolo canale YouTube per vedere innanzitutto se volevano sponsorizzarmi un video nel momento in cui avessi presentato il loro prodotto, cosa che hanno accettato di buon grado, ma anche di proporci uno sconto e delle condizioni agevolate per la community. Ebbene, hanno accettato anche questa cosa, qui sotto ti lascio un link, te lo lascio anche nella descrizione di questo video, cliccandoci su potrai avere un ottimo sconto sul piano annuale di Incogni che se l'avessi saputo l'avrei utilizzato anch'io, ma l'anno prossimo non mancherò di farlo. A titolo personale ti suggerisco vivamente di provare questo prodotto anche perché ci sono 30 giorni di prova. Nel caso in cui al 30° giorno tu non fossi soddisfatto dei risultati, ma sono certo che lo sarai, potrai chiedere tranquillamente il rimborso. Che vuoi di più? Ma naturalmente questo non sarà l'unico vantaggio che otterrai utilizzando Incogni. Diminuiranno infatti anche le email di spam che riceverai, sarà molto più difficile trovare online i tuoi dati personali e soprattutto diminuiranno le possibilità di furti di identità. Se sommerai queste precauzioni a quelle che ti ho indicato per fare un po' di prevenzione nei confronti di questo malware che è veramente pernicioso, vedrai che otterrai degli ottimi risultati. Insomma, meglio prevenire che curare. Ma veniamo a noi perché abbiamo un ringraziamento da fare quest'oggi ed è quello destinato proprio a te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.